A Roma e nelle zone turistiche spessissimo ci sono dei fastidi, in realtà non sono delle vere e proprie truffe perché non le potete denunciare o comunque sono sempre al limite, ma sono molto fastidiosi e vi possono capitare, specie se siete turisti, ma capitano spesso anche ai cittadini romani. Ce ne sono tante e tante volte uno pensa io non ci cadrò mai. Una delle prime, chiamiamole truffe fastidiose, è quella dei famosi braccialetti etnici. Cosa vi capiterà? Che incontrerete un ragazzo all'apparenza molto simpatico che interagirà con voi nella vostra lingua o in una lingua affine. Vi metterà un braccialetto in mano, un braccialetto semplicissimo fatto di tela o fatto anche di filo, o nel caso peggiore addirittura ve lo legherà come fosse un regalo. Messo questo braccialetto che vi dirà gratis, for free, sarete entrati ormai in una fase di tranquillità nella quale pensate che vi è stato fatto un regalo. Nessuno vi regala niente, in particolare questi ragazzi. La prima cosa che farà sarà chiedervi un'offerta, dice sì, te l'ho regalato, ma dammi un'offerta. Considerate che il valore del braccialetto, quello diciamo di filo, è ridicola, perciò qualsiasi offerta voi facciate è buona. Vi guarderà male se gli date meno di €1, se non gli date una banconota ancora peggio, perciò sicuramente andrete a spendere €5 per un braccialetto che non volevate e che è inutile. La cosa più semplice da fare è rifiutare inizialmente l'approccio salutando e dicendo no grazie. Se nel caso lo prendete in mano o ve lo danno o ve lo ritrovate, restituitelo. Ovviamente dall'altra parte lui non lo riprenderà mai indietro. La cosa migliore è lasciarlo cadere. Sembra brutto, però voi lasciate cadere il braccialetto e tutto torna a posto. Poi purtroppo nel caso in cui abbiano messo il braccialetto al polso, lì è molto più complicato perché o ve lo strappate di dosso, che è una reazione, chiamiamola estrema da un certo punto di vista, però è l'unica che vi permetterà di non pagare questo braccialetto. Personaggi che cercano di frodarvi in qualche modo o comunque di vendervi qualcosa, ci sono sia quelli che vi vendono gli oggetti per il vostro smartphone, no, perché voi magari state facendo una gita e non c'è l'asta da selfie, perciò c'è l'asta da selfie, oppure state facendo la gita e vi si è scaricato il cellulare, perciò power bank e tutta una serie di altri accessori collegati. Con queste persone spesso si tratta, nel senso tu gli dici quanto viene il power bank e ti spara un prezzo improbabile, 20-25 euro per un power bank che dovrebbe valersi 7-8 euro. Voi trattando riuscite a scendere a un prezzo intermedio, mettiamo 8 euro, lui vi dice sì, a quel punto scatta la fregatura. E voi direte perché? Gli do 8 euro, se c'hai 8 euro contanti sì, ma se tu c'hai 10 o c'hai 20 si crea un problema. Questo perché a un certo punto quando voi prenderete in mano prima l'oggetto, gli darete i soldi e vi aspetterete il resto, lui vi dirà non ho il resto, aspetta solo un secondo che vado alla gelateria, che vado alla pizzeria e che vado al bar. Qual è il problema? È che nell'80% dei casi non lo rivedrete più, perché una volta entrato nel bar si confonderà con il pubblico, si confonderà con i clienti e troverà una seconda uscita o finirà in bagno. Dopo 3 secondi non vi ricorderete nemmeno più che faccia aveva la persona che vi doveva dare questi 2 euro. Il problema diventa quando gliene date 20 per pagarne 8. Perciò ricordatevi sempre, comprate un oggetto che uno non ha garanzia, potrebbe funzionare 5 minuti e poi smettere, 2 non vengono pagate le tasse su quell'oggetto che voi comprate, 3 non è sicuro perché non si sa da dove viene, potrebbe essere venuto da chissà quale produttore non certificato e manco vi danno il resto corretto. Un'altra categoria sulla quale vi voglio mettere in guardia è quelli che vi fanno la foto istantanea. Hanno questa macchina fotografica molto grande, molto appariscente, con un grande flash e con la parte di sviluppo sotto, generano una foto istantanea. Qual è il rischio? Voi dite, mi fa la foto e io non lo pago, perché vi dovrebbero chiedere, vuoi fare la foto? Tu gli dici sì, tu gli dici no. Spesso magari ti fanno mettere in posa e ti fanno la foto al volo senza neanche chiedertelo ed esce fuori questa fotografia e voi avete 2 problemi a quel punto. Il primo è che questo ha la foto in mano e vi chiede i soldi, perciò diventa insistente, ti fa capire che ha speso i soldi per stampare sta foto e successivamente il secondo problema è che ha la vostra immagine, cioè c'è tanta gente paranoica, dice oddio e che ci farà questo con la foto mia? Magari c'ha la foto mia con la ragazza, magari la foto mia con l'amante, perciò c'ha questa foto che voi a questo punto vorrete perché non gliela volete lasciare in mano a lui. Il problema qual è? È che se voi non gli chiedete nemmeno prima quanto costa la foto,
foto, avrete un doppio problema, perché se questo mi spara 10 o 15 euro per una singola foto diventa un bel problema. A quel punto voi non avrete più la possibilità di contrattare, ma dovrete quasi praticamente accettare il prezzo che vi verrà imposto dal fotografatore seriale, e purtroppo diventano anche molto insistenti nonostante vedano che voi avete fotocamera, che voi avete un cellulare o che vi siete già fatti diverse foto. Un'altra delle cose a cui bisogna stare attenti è la parte relativa alla riparazione degli smartphone, dei telefoni, perché succede spessissimo che magari in vacanza non va la batteria, ti cade il telefono e si rompe il display, c'è un problema all'ultimo dispositivo che tu vorresti avere bloccato o rovinato, la prima occasione che trovi è un riparatore su strada non certificato. Il problema diventa quando tu lo lasci e lui ti dice lo devo vedere prima, torna domani, torna fra 6 ore e torni e lo trovi già riparato. Lì non hai neanche più la facoltà di dire ah, ma io non sapevo che ci volevano 100 euro, magari ti ha cambiato la batteria, magari ti ha cambiato il display, magari ha fatto quello, e ti può sparare una cifra inverosimile perché vede che sei un turista. Quando ci si muove per le città europee spessissimo si trovano i famosi monopattini elettrici nonché le bici elettriche. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è la fretta di prendere il monopattino, ma in particolare la fretta di lasciarlo il monopattino, perché ci sono i codici QR che uno scannerizza per l'app, prende e parte, ci collega la carta di credito, usa il monopattino, a un certo punto lo parcheggia, ma ti puoi dimenticare di bloccarlo, perciò ti dimentichi di fermare il famoso tassametro, perché tu questo lo paghi al minuto, e lasciando il monopattino c'è gente che va in giro e controlla se ce ne sono alcuni ancora sbloccati. Vi ritroverete praticamente a pagare l'utilizzo del monopattino da parte di qualcun altro e magari anche eventuali danni, perché figura a nome vostro, se non state attenti quando li lasciate, perché noi stiamo parlando sempre di truffe al limite del legale, però ce n'è una che io definirei illegale, anche se poi è un qualcosa che si basa su un'offerta libera, ed è la truffa del gelato. A Roma si vendono tantissimi gelati di ogni tipo, spesso il famoso cono, e quando tu c'è un passaggio di tante persone e hai il cono in mano, trovi una persona, dice che gli hai sporcato il vestito, la maglietta, lo zaino eccetera, e tu ovviamente ti scuserai, guardi non l'ho fatta apposta eccetera eccetera, però gliel'hai macchiato, e la stessa persona insieme a un compare, un'altra, saranno abili a chiederti un piccolo rimborso perché gli hai macchiato la maglietta pulita. E questo è una truffa vera e propria, perché voi vi sentirete quasi in dovere di dare anche quei 5-10 euro per la tintoria per far lavare la maglietta, la giacca, lo zainetto o qualunque capo loro vi faranno vedere comunque macchiato. In realtà la macchia nella maggior parte dei casi già c'era, se riescono loro comunque si sporcano col vostro gelato, approfittando di un vostro momento di distrazione, magari state così e camminate e ci sbattono addosso dicendo che siete stati voi. La classica fastidiosa è quella del venditore di rose. Se siete con una ragazza o comunque se siete in atteggiamento intimo con qualcuno, arriva il venditore di rose, spesso è pomeridiano e serale, nei momenti chiamiamoli di romanticismo, viene data questa rosa in mano alla persona che è con voi come segno di amore, che nel momento in cui prendi la rosa in mano funziona lo stesso sistema del braccialetto, ma con maggiore insistenza, perciò vi ritroverete queste rose anche magari se state mangiando a cena eccetera. Vi viene anche detto prendi la rosa come se tu fossi un purciaro, se non le prendi c'è un tirchio, un avaro, della serie che fai, c'è una bella ragazza non gli regali una rosa. Venite costretti a questo punto, e in più la ragazza che si sente lusingata con sta rosa in mano, magari è il primo appuntamento, magari ci state provando, non riuscirete a non comprarla. Stesso discorso, non saprete mai il prezzo, e mettervi a contrattare il prezzo magari davanti alla ragazza che volete conquistare, facendo finta di essere ricchi, facendo finta di essere benestanti eccetera, se quello vi dice 10 euro una rosa, voi gli darete 10 euro per una rosa. Aspetta, stanno a fare un casino. Nella città dove ci sono tutte queste fontanelle gratuite a portata di mano, la classica fregatura è quella della bottiglietta d'acqua venduta lungo la strada, non nel bar, non dall'edicolante, ma proprio lungo la strada, e ve ne accorgete perché improbabili venditori girano con queste 3-4 bottigliette d'acqua in mano, solitamente congelate, ma come vi ho già detto anche in altri episodi, riattappate, e molti diranno ah ma è impossibile, c'è sta il sigillo eccetera.
Vi garantisco che prendono le bottiglie a terra, le lavano bene se non sono malconce, le riempiono alla fontanella e poi la chiudono molto bene mantenendo la cosa, e con un po' di smalto trasparente vi sembrerà che quando l'aprite fa questo schiocco. Qual è il problema? Vedranno intanto una bottiglia che è stata trovata per terra, anche se sciacquata e sporca, l'igiene precaria, riempita a una fontanella, mantenuta tutto il giorno a contatto con la luce, spesso congelate in luoghi fetidi, ma la cosa più grave è il prezzo. Se vi va bene la pagate il doppio di quello che la paghereste, ma nel caso in cui voi non lo chiedete proprio il prezzo, prendete questa bottiglia in mano, trattare diventa complicato. Mai aprirla, anche se poi è una bottiglia già aperta, se vi viene il dubbio ridategliela in mano, ma chiedetegli sempre prima il prezzo. Il consiglio comunque finale è: non prendetela mai, aspettate 2 minuti, la prendete da qualche altra parte, o ancora meglio aspettate 10 minuti e recatevi presso una fontanella. Ricordate che ci sono delle app che vi indicano tutte le fontanelle gratuite disponibili a Roma con l'acqua fresca e sicuramente migliore quella che trovate all'interno di queste bottiglie. Spero di avervi dato abbastanza dritte per evitare rotture di scatole durante il vostro soggiorno, durante la vostra passeggiata in centro città, tutte quelle indicazioni che vi permettono almeno di sapere che sta arrivando un rompiscatole, perché il rompiscatole sta sempre dietro l'angolo. Cosa vuole il rompiscatole? I vostri soldi. Pertanto, per evitare di dargli i vostri soldi o dargliene il meno possibile, seguite le indicazioni e ci vediamo al prossimo video.